come fare il piazzamento del cartamodello sulla stoffa. Prima di fare il piazzamento del cartamodello sulla stoffa, devi avere alcune conoscenze di base sulla struttura della stoffa, conoscenze che sono fondamentali per un taglio perfetto e di conseguenza per un progetto perfetto. Parliamo della struttura base della stoffa. La stoffa ha una struttura portante di base formata dall'ordito. L'ordito è rappresentato da fili che corrono in senso longitudinale, quindi verticale, fili che sono tesi durante la tessitura. I fili che si intrecciano con l'ordito durante la tessitura sono chiamate trame e corrono in senso trasversale, quindi orizzontale, formando la struttura secondaria della stoffa. Di conseguenza, le trame cadono perfettamente perpendicolari sui fili dell'ordito. La pezza di stoffa verrà avvolta dal telaio su un rotolo in cartone pressato o alto. Il diritto della stoffa rimane all'interno del rotolo, invece il rovescio della stoffa lo troviamo all'esterno del rotolo, questo per proteggere il dritto della stoffa. La distanza fra i bordi laterali si chiama larghezza, che in alcuni casi si chiama altezza. Quindi la larghezza è uguale all'altezza della stoffa. La lunghezza invece è la distanza da dove inizia la pezza e dove finisce la pezza avvolta sul rotolo. I bordi laterali si chiamano cimosa, quindi sui bordi del tessuto si forma la cimosa. Questo bordo è leggermente rinforzato per evitare lo sfilacciamento sui margini. Sulla cimosa, quindi, potrebbero essere riportati dettagli come il nome del produttore, la composizione del tessuto, e queste indicazioni sulla cimosa potrebbero indicare il diritto e il rovescio della stoffa. Questo ci potrebbe aiutare moltissimo se non abbiamo come punto di riferimento il rotolo intero della stoffa. Un altro modo per riconoscere il diritto e il rovescio della stoffa è la presenza di fori sulla cimosa, sia sul lato sinistro sia sul lato destro. Questi fori potrebbero indicare il diritto o il rovescio della stoffa in questo modo. I fori che sono più sporgenti da un lato al tatto indicheranno il diritto della stoffa, invece i fori che sono lisci dall'altro lato indicherà il rovescio della stoffa. Il taglio in dritto filo vuol dire il taglio che segue la direzione dell'ordito, quindi in verticale. Dunque l'ordito uguale al dritto filo. Il taglio che si realizza in diagonale sulla trama e l'ordito, che forma un angolo di 45 gradi, si chiama taglio in sbieco. Qual è la differenza fra taglio in dritto filo e taglio in sbieco? Il taglio in dritto filo mi aiuterà a realizzare un capo
con un appiombo perfetto della stoffa, mentre il taglio in sbieco mi aiuterà a realizzare un taglio elasticizzato sui fianchi. Quando andremo a posizionare il cartamodello in dritto filo, dobbiamo rispettare il dritto filo che è indicato sul cartamodello, che deve essere perfettamente parallelo con la cimosa. Per essere sicuri, con l'aiuto del metro da sarto prendiamo come punto di riferimento il dritto filo e il margine della cimosa, che deve essere uguale sia sulla parte alta sia sulla parte bassa del cartamodello. Se non è uguale, spostiamo leggermente il cartamodello per avere simmetria sia sul fondo, sul basso del cartamodello, sia sulla parte superiore del cartamodello. Invece, se dovessimo realizzare il nostro progetto in sbieco, dobbiamo posizionare il segno del dritto filo perfettamente in diagonale alla trama e all'ordito di 45 gradi. In questo modo la stessa diagonale che ho sulla parte sinistra avrò anche sulla parte destra. Questo mi aiuterà a realizzare un progetto perfetto, elasticizzato allo stesso modo da ambedue i lati. Il taglio in sbiego si usa moltissimo anche per tagliare piccoli nastri di stoffa che, essendo elasticizzata, potrebbero essere applicati per rifinire il giro della manica che è leggermente curvo, il giro del décolleté che è leggermente curvo, quelle parti che sono leggermente stondate. Un altro elemento fondamentale per fare un taglio perfetto sulla stoffa è il senso della stoffa. Dobbiamo rispettare lo stesso senso su tutti i pezzi che dobbiamo tagliare di quel progetto. Il senso della stoffa mi potrebbe indicare la parte alta e la parte bassa del nostro progetto, potrebbe indicare il senso della tramatura, potrebbe indicare il senso del pelo, potrebbe indicare il senso del design floreale o a quadri o anche un design asimmetrico addirittura. L'importante è rispettare lo stesso senso su tutti i pezzi che dobbiamo tagliare. In conclusione, comprendere la struttura della stoffa, la disposizione della scimosa e il corretto posizionamento del cartamodello sono elementi fondamentali per ottenere capi finiti, di alta qualità e ben indossabili. Buon lavoro!